È incredibile pensare che una piccola isola caraibica, schiacciata dalla povertà e dalla violenza, abbia creato un suono capace di cambiare il mondo intero. Il reggae non è solo un ritmo irrelevare, è una ferita, una preghiera e un grido. È la voce di un popolo che ha trasformato il dolore in musica e la musica in libertà. Un ritmo elevare che parte dalla Giamaica e invade il mondo. È un suono semplice, quasi ipnotico. Eppure dietro quel ritmo c'è una storia immensa, una storia di povertà, orgoglio, spiritualità, violenza, migrazione e rinascita. Tutto esplode nel 1973. Chris Blackwell, produttore inglese cresciuto proprio in Giamaica, pubblica per la Highland un album destinato a cambiare tutto. Catch a Fire, di Bob Marley and the Wailers. Forse non lo sa, forse non lo immagina, ma sta per sdoganare un genere destinato a sconvolgere il mondo intero. Il reggae, fino ad allora, era musica di nicchia, diventa improvvisamente mainstream. E come sempre accade in Giamaica, questa esplosione non nasce dal nulla, è frutto di decenni di trasformazioni, tensioni sociali e continui cambiamenti nel ritmo della vita quotidiana. Blackwell aveva fondato l'Highland proprio per registrare la musica popolare giamaicana. Un suono in levare, sincopato, che negli anni 50 e 60 prenderà il nome di ska. È il 1962. La Giamaica ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. Le strade di Kingston esplodono di festa. E la colonna sonora di quell'energia è lo ska, un ritmo veloce, gioioso e liberatorio. È la reinterpretazione giamaicana del rhythm and blues americano ascoltato alla radio da Miami e New Orleans, mischiato al mento e al calypso, suoni caraibici che parlano di danza, ironia e vita quotidiana. Nelle strade suonano Prince Buster, Desmond Dekker, Toots and the Maytals e un giovanissimo Bob Marley insieme a Bunny Livingston, Peter Tosh e Junior Brett White, i Wailers. Ma il vero motore della rivoluzione non è una band, sono i sound system, impianti giganteschi trasportati sui camion capaci di trasformare una strada qualsiasi in una festa popolare. Ogni sound system ha il suo stile, la sua identità, la sua folla e soprattutto il suo DJ, che non si limita a mettere musica. Parla sopra i dischi, improvvisa versi nuovi, commenta, insulta, anima la folla. Nasce così il toasting. Un produttore, Duke Reid, decide di stampare sul lato B dei dischi una versione strumentale per lasciare spazio ai DJ di fare ciò che vogliono, la cosiddetta version. È un'intuizione geniale, cambierà la storia del reggae e dell'hip hop. I sound system diventano guerre mobili, Coxsone Dodd contro Prince Buster, la folla prende posizione, le band si sfidano, i quartieri si incendiano, ma sul fronte creativo gli anni 60 sono un'esplosione. Accade qualcosa, il ritmo si rallenta, la festa cambia sapore. La Giamaica vive tensioni sociali e la musica le assorbe. Nasce il rocksteady. Le armonie diventano più importanti, le atmosfere più dolci. I testi iniziano a parlare di povertà, ingiustizie ed emarginazione. Halton Ellis diventa una voce fondamentale e con la sua rocksteady, appunto, sembra dare il nome al nuovo stile. Lo ska non scompare, si trasforma, diventa pensiero. Ma la Giamaica non è mai ferma. Ogni anno, ogni mese, a volte ogni settimana, il ritmo cambia. Chiunque abbia un po' di soldi può comprare un impianto, costruire un sound system, incidere un disco. E ogni nuova generazione vuole un suono diverso. La musica si fa più secca, più dura, ma più colorata. Arrivano le tastiere, linee di chitarra originali, nuove pulsazioni armoniche. Qualcuno chiama questo nuovo stile ragga per la sua rozzezza.
Ma il termine durerà poco. La parola definitiva sarà reggae, abbastanza ampia da contenere tutto: ska, rocksteady, toasting, dub, dancehall, ragamuffin, un mondo intero racchiuso in una sola parola. E poi c'è un personaggio che sembra uscito da un sogno psichedelico, un alchimista, un profeta irriverente, un inventore. Un uomo che ha cambiato il suono del mondo senza quasi accorgersene. Lee Scratch Perry. Non era un produttore, era uno sciamano del suono, un architetto del disordine, uno che trasformava gli studi di registrazione in templi musicali pieni di fumo, odori, talismani e simboli mistici. Nel suo laboratorio, il Black Ark Studio, Perry ha fatto qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Ha distrutto la musica per ricrearla. Tagliava, rallentava, faceva a pezzi le tracce, isolava la batteria, eliminava la voce, faceva entrare un eco che sembrava provenire da un altro mondo. Ha inventato il dub. Ha creato quindi la possibilità di rifare un brano da zero, esplorarlo come un paesaggio, trasformarlo in un viaggio mentale. Senza Perry non ci sarebbe stato il reggae moderno, non ci sarebbero stati remix, non ci sarebbero stati produttori come li intendiamo oggi. Era un genio, era una mina vagante, uno dei più grandi visionari del Novecento musicale. Ma mentre la musica si espande, la realtà si fa dura. La Giamaica indipendente non migliora, i ghetti restano ghetti, la disoccupazione cresce e la criminalità diventa l'unica strada. Nascono i Rude Boys, giovani arrabbiati, eleganti e armati. Una sottocultura feroce, ribelle, dei fuorilegge. Una risposta brutale a un mondo che li ignora. I testi delle canzoni cambiano di nuovo, il basso diventa più cupo, meno ritmato, più pesante. E la voce dei ragazzi di Kingston sempre più vicini al limite. Quando il governo ordina di consegnare le armi, molti rifiutano e alcuni produttori, come Coxsone Dodd, li proteggono. Dodd sceglierà proprio tra i Rude Boys alcuni giovani che poi andranno a formare i futuri The Wailers. Poi arriva una rivoluzione invisibile, ma potentissima. La religione Rastafari, una fede che fino agli anni 60 era rimasta confinata in piccole comunità sulle colline. Un culto nato dal nazionalismo nero, dal sogno africano di Marcus Garvey, dalla proclamazione di Haile Selassie I, imperatore d'Etiopia, discendente dalla regina di Saba e di Re Salomone. Per i Rastafariani, Selassie non è un uomo, è il Messia, l'incarnazione di Jah, colui che libererà gli oppressi. I simboli sono forti. I Rastafariani hanno tutti i dreadlocks come la chioma di Sansone, usano la ganja come sacramento meditativo e hanno una disciplina morale molto severa, priva di alcol e basata sul controllo di sé, e soprattutto la musica. Quando i giovani di Kingston incontrano il rastafarianesimo, la musica cambia nuovamente. I tempi si rallentano ulteriormente, il suono si fa ipnotico, profondo e spirituale. Nasce così il Roots Reggae. Il simbolo assoluto di questa trasformazione è uno solo: Bob Marley. Il 6 febbraio 1945 nasce Robert Nesta Marley nel distretto di St. Anne, e quando arriva la consapevolezza rasta, Marley diventa qualcosa che la musica non aveva ancora visto: un profeta globale, la voce di un popolo. Con Catch a Fire, Marley esplode a livello internazionale. Un album prodotto come un disco rock, ma impregnato di Giamaica. Poi arrivano Burning, Natty Dread, Rastaman Vibration, dischi sempre più politici, sempre più spirituali, sempre più profondi. Natty Dread è l'album della maturità, quello dove Marley non canta più per se stesso, canta per il mondo. Canta contro l'oppressione, contro la violenza e contro la povertà. Canta per dare un nome a chi non ce l'ha.
Poi c'è Kaya, è il Marley più umano, più intimo, più luminoso. Un album che parla d'amore, di serenità e di respiro. L'altra faccia della rivoluzione. Alcuni critici dicono che sia il suo album più mainstream, ma è pieno di hit pazzesche. Da qui in avanti la discografia di Marley è un crescendo che diventa leggenda. Exodus, Survival, Uprising, con dentro pezzi che sono ormai patrimonio dell'umanità. No Woman No Cry, Exodus, Waiting in Vain, Could You Be Loved, Redemption Song. Canzoni come Get Up, Stand Up, Rastaman Chant e Shot the Sheriff non sono solo musica, sono manifesti politici e spirituali. Quando i Wailers si sciolgono, Marley non si indebolisce, ma diventa ancora più grande. Redemption Song, scritta mentre la malattia lo consuma, è un saluto, una dichiarazione finale. Emancipate yourself from mental slavery. Emancipatevi dalla schiavitù mentale. Marley porta la religione Rastafari in Occidente, la rende globale e trasforma il reggae in un linguaggio universale di libertà. Ma c'è un capitolo fondamentale, il periodo inglese. A metà degli anni 70, quando Marley arriva in Inghilterra, si trova nel mezzo di un paese che brucia. Disoccupazione, scioperi, tensioni sociali, razzismo. E c'è una scena musicale che urla, che sputacchia sul palco, che distrugge tutto. Il punk. The Clash, Sex Pistols, Shame 69. È rabbia pura. Marley e i punk si riconoscono, si guardano, si fiutano e capiscono di essere la stessa cosa, divisa solo da un oceano. Il reggae entra nel punk e il punk entra nel reggae. Il reggae quindi non resta confinato solo sull'isola. Negli anni 60 e 70, come abbiamo detto, moltissimi giamaicani emigrano in Inghilterra, compreso lo stesso Bob Marley. Londra, Birmingham, Bristol diventano nuove capitali del reggae europeo. I giovani mod nel 64 si innamorano dello ska, invitano musicisti giamaicani a suonare dal vivo, nasce l'etichetta Blue Beat che porta questi dischi in tutto il paese. Il look dei Rude Boys, elegante, minaccioso, impeccabile, diventa un modello identitario per le periferie operaie britanniche. Nei decenni successivi punk e reggae si incontrano, i Clash registrano con Lee Scratch Perry, gli Specials inventano il two-tone, i Police conquistano il mondo usando ritmi giamaicani, gli Steel Pulse, nati a Birmingham, diventano il primo gruppo non giamaicano a vincere un Grammy reggae. So, let's join hands, my brethren. Make the way for our children. E poi c'è lui, Peter Tosh. La sua carriera solista esplode con Legalize It e Bush Doctor, in cui duetta con Mick Jagger. È una stella globale. È il chitarrista dei Wailers, suona con Bob Marley. Però si spegne tragicamente. Tosh viene torturato e ucciso a soli 43 anni. Un martirio moderno. So if you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. Il reggae è una musica, sì, ma è anche una filosofia, una cultura, un'immagine del mondo. È nato nei ghetti di Kingston, ma parla a ogni essere umano che ha provato la povertà, l'inganno, la rabbia e la speranza. È un ritmo semplice, è un battito in levare, una batteria che dà solo un unico colpo sul terzo movimento, cassa e rullante. Eppure contiene Africa, Caraibi, colonizzazione, spiritualità, rivoluzione, diaspora, Europa, America, Rastafari, politica, fede, identità. Il reggae è tutto questo, è molto di più. È un popolo che canta per restare vivo ed è il momento di ascoltarlo. In descrizione una playlist con eccezionalmente 12 brani per ripercorrere in breve almeno la storia della reggae music.